Oggi torniamo a parlare di edilizia e lo facciamo andando a vedere come incollare una piastrella ad una parete e come posare un battiscopa in grès porcellanato all'aperto. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. In un video precedente abbiamo visto come impastare la colla per piastrelle, come leggerne la scheda tecnica per capire i tempi di asciugatura e di posa. Abbiamo capito che la densità dell'impasto permette di determinare lo spessore della posa. Sempre in questo video abbiamo visto come la fluidità della colla varia in base al tipo di impiego. Per la posa di un pavimento dovrà essere più liquida, mentre per un rivestimento dovrà essere più solida. Per maggiori dettagli sull'impasto e sui tempi di asciugatura della colla vi rimando al link qui in alto a destra. Nel video di oggi vedremo come incollare una mattonella a grande formato su una parete in modo da realizzare un piccolo rivestimento per evitare di sporcare il muro con gli attrezzi camino. Dovendo effettuare il taglio della mattonella per farla entrare perfettamente nel dente del camino, mi sono procurato questo attrezzo duplicatore di contorni. Un attrezzo molto utile per piastrellisti e in generale nell'edilizia perché permette di sagomare qualsiasi forma. Anzitutto vado a prendere la forma della soglia del mio camino. Una volta acquisita per bene questa forma, la vado a riprodurre sulla mia mattonella con un pennarello. Per limitare la polvere in fase di taglio applico una spugna imbevuta d'acqua sulla stessa mattonella e con una smerigliatrice con disco diamantato per mattonelle vado a rimuovere grossolanamente la parte in eccesso. A questo punto, sempre con lo stesso disco, andiamo a tagliare lateralmente la forma disegnata col nostro sagomatore. Solo con questa tecnica è possibile ritagliare forme così irregolari. Indossate sempre degli occhiali di protezione quando effettuate questi tagli. La mattonella tagliata in base alla sagoma è pronta per essere incollata alla parete. Prima di applicare l'adesivo nella parte posteriore facciamo una piccola prova. Direi che possiamo procedere all'incollaggio. Iniziamo col mettere 3-4 cucchiaiate sul posteriore, dopodiché andremo a spandere questa colla con l'utilizzo dell'apposita spatola dentata. In alternativa avremmo anche potuto stendere la colla direttamente sulla parete, ma in questo modo avremmo ottenuto un lavoro meno pulito e avremmo dovuto rimuovere la colla comunque in eccesso. Accostiamo la piastrella maxi formato alla parete senza farla toccare e poi una volta in posizione possiamo premere contro la parete e battere affinché la colla si espanda in maniera uniforme. Con uno straccetto inumidito andiamo a pulire tutti gli eccessi di colla, soprattutto dalla mattonella. La colla per piastrelle infatti deve essere rimossa subito, altrimenti se la lasciamo asciugare poi sarà molto più difficile rimuoverla. Fatta questa pulizia e lasciata asciugare la colla, la nostra mattonella è pronta per l'applicazione degli attrezzi camino che adesso non sporcheranno più la parete adiacente. Bene, una volta chiarito come applicare una piastrella alla parete, occupiamoci della posa di un battiscopra in grès porcellanato in pochi semplici passaggi. Per un perfetto lavoro è opportuno dotarsi di una livella laser, argomento sul quale ho realizzato un apposito video di recensione, link al video qui in alto a destra. Queste livelle sono molto utili per effettuare rivestimenti nei bagni, nonché nei lavori di controsoffittatura in cartongesso. Ho posizionato la mia livella a terra con il laser sul filo della mattonella per avere un riferimento certo. Il battiscopa va incollato ad almeno 2-3 mm di distanza dal pavimento per favorire le dilatazioni termiche di quest'ultimo. In caso di parete irregolare come la mia,
armati di scalpello e mazzetto, è opportuno rimuovere le parti in eccesso. Rimosso tutto lo sporco generato, applichiamo la colla sul retro del battiscopa in maniera uniforme, lasciando anche abbastanza spazio per la dilatazione una volta applicata sulla parete. Inseriamo due distanziatori da 2 mm sotto il battiscopa e andiamo a premere leggermente contro il muro senza esagerare. Nel caso di pavimento molto irregolare potremmo essere costretti a togliere qualche distanziatore. Con l'utilizzo di un battiscopa integro andiamo a regolare la posizione perpendicolare al pavimento esercitando una leggera pressione. In questo modo il nostro battiscopa sarà regolato sia nella posizione orizzontale che verticale. E non dimentichiamo di inserire i distanziatori tra un battiscopa e l'altro. Replichiamo la stessa operazione per tutti gli altri battiscopa che dobbiamo incollare. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Incolliamo il grosso del battiscopa e lasciamo i tagli alla fine in modo da poterli effettuare tutti insieme. Con l'utilizzo di una smerigliatrice angolare da 115 mm di diametro e disco per ceramica effettuiamo il taglio dritto. Non lesiniamo con la colla su questi pezzi più piccoli per garantirne l'incollaggio perfetto. Vi ricordo che per un taglio ad angolo è necessaria apposita tagliapiastrelle professionale elettrica con raffreddamento ad acqua. Una volta effettuata la posa non ci rimane che aspettare l'asciugatura della colla per almeno 24 ore in estate e 48 in inverno, dopodiché potremo procedere alla stuccatura, non prima però di aver rimosso tutti i distanziatori applicati. Per la stuccatura esistono appositi stuccanti a base cementizia che si utilizzano per fughe che hanno spessori che vanno dai 2 ai 12 mm. Per l'impasto del mio stucco fugabella Caracol, in una bacinella mescolo mezzo bicchiere d'acqua con circa un bicchiere di polvere in modo da ottenere una consistenza cremosa. Non esagerate con l'acqua che potrete aggiungere sempre alla fine. Anche per questo impasto valgono le stesse regole della colla, impasto più liquido per i pavimenti e più solido e cremoso per i battiscopa e i rivestimenti. A questo punto, con l'utilizzo di una spatola e di uno sparviere, andiamo ad applicare questo stucco con la punta della spatola e in piccole quantità in modo da non sprecarne troppo. Passiamo su tutte le fughe, sia quelle in basso sia quelle in alto, che ho già precedentemente riempito con la colla in avanzo per risparmiare un po' sullo stucco. Nello scegliere il colore di questi stucchi per pavimenti, tenete presente che gli stucchi grigi rimarranno tali nel tempo, mentre gli stucchi bianchi diventeranno grigi in men che non si dica, quindi a voi la scelta. Link in descrizione. Bene, trascorsa qualche ora in estate, quando lo stucco inizierà a schiarire, con una spugna imbevuta d'acqua andiamo a rimuovere lo stucco in eccesso, rimuovendolo dalla mattonella ma non dalle fughe. In questa fase è opportuno applicare passate successive sciacquando spesso la nostra spugna per evitare di spostare lo stucco in giro su tutto il pavimento. Pavimento che dovrà anch'esso essere pulito da tutti i residui di stucco che una volta seccati non potranno più essere rimossi. Quest'opera di pulizia richiede molto tempo, ma determina la qualità del risultato finale. Una volta terminata la pulizia con acqua sempre più limpida e pulita, il nostro battiscopa stuccato e finito apparirà in tutto il suo splendore, con grande soddisfazione personale e anche del nostro portafogli.
Bene amici, anche per oggi è tutto. Come al solito vi ringrazio per la visione e vi invito a mettere like qui sotto e iscrivervi al canale se volete. Vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie e un saluto a tutti.